Io non lo so se si sente, però proprio ora che ho deciso di registrare il video, il figlio dei vicini ha cominciato a strillare come un ossesso e niente, io spero che non si senta, però attualmente questa è la mia situazione, cioè che palle. Scusate se mi tocco il naso, ma mi prude non so per quale motivo, sapete quando prude qua e non si sa bene perché, sarà la primavera, che cavolo ne so. Comunque, e niente. Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, premetto che purtroppo, anche se ci sto veramente provando, la puntualità nel pubblicare questi video non sarà proprio il massimo perché comunque purtroppo siamo arrivati alla sessione d'esami e quindi purtroppo mi devo concentrare, purtroppo e per fortuna diciamo così, forse riusciamo a finirla questa università. Mi devo concentrare molto sugli esami universitari, quindi purtroppo mi trovo a mandare un po' a rilento questa serie. Ad ogni modo, questa è la seconda puntata della serie che volevo dedicare alla mia esperienza fatta in Finlandia. Avevo già pubblicato la prima parte, diciamo, di questa serie qualche tempo fa, però diciamo che in quella circostanza avevo trattato l'argomento prevalentemente dal punto di vista di rapporto con l'associazione, perché comunque, essendo io andata lì con un'associazione universitaria, mi sono dovuta comunque sia confrontare con i membri di questa associazione e con i quali ho trovato, diciamo, qualche difficoltà, sia all'andata che al ritorno, però fino ad ora io vi ho parlato unicamente dei problemi avuti all'andata. Per quanto riguarda quelli del ritorno ne parleremo più in là. Comunque, se non avete visto il primo video ve lo lascio qua sopra nell'info box, in modo tale che comunque se volete potete andarlo a vedere. Se avete visto il primo video di questa serie saprete che comunque l'inizio della mia esperienza è stato un po' particolare, perché diciamo mi sono trovata ad affrontare qualche piccola problematica, qualche disguido, diciamo così, con i membri dell'associazione locale. Quindi diciamo, ad ogni modo ci tengo a sottolineare che la mia esperienza in Finlandia è stata meravigliosa e che, diciamo, possiamo definirla veramente splendida al 98%, perché poi un 1% di negatività lo diamo all'associazione e l'altro 1% a un'altra cosa di cui vi parlerò. Detto questo, eravamo rimasti comunque che dopo la nostra permanenza ad Oulu, che sempre associazione a parte è stata molto piacevole, devo dire, anche se Oulu è una città comunque nordica che in quel periodo comunque era abbastanza cupa. Poi ci sono ritornata in estate e devo dire che in estate è tutta un'altra cosa, è molto più viva, è molto più colorata, proprio ha un altro tipo di aspetto, però d'inverno in quel periodo era un pochino cupa, un po' triste, ma nonostante tutto devo dire che la nostra permanenza lì, mia e dell'altra ragazza, non è stata male, almeno per me. L'altra ragazza so averne sofferto un po' in generale, perché comunque, come avevo anche accennato nel video precedente, si era trovata non particolarmente a suo agio con la coinquilina momentanea dell'appartamento dove l'avevano collocata. In linea di massima però anche la permanenza ad Oulu è stata veramente piacevole, ho dei bellissimi ricordi anche legati a quella città, ma ad un certo punto comunque siamo dovute venire via perché comunque l'opportunità a cui avevamo aderito non si teneva nella città di Oulu, bensì, come avevo anche accennato nel video precedente, a Ylitornio, che è una cittadina che sta proprio a confine tra Finlandia e Svezia, nella Lapponia finlandese. Nello scorso video eravamo rimasti che con l'altra ragazza avevamo preso finalmente il treno, quello delle 4 del mattino circa, per arrivare ad Ylitornio, in cui saremmo dovute arrivare intorno alle 7 di mattina. E così in effetti è stato, anche se in teoria tipo siamo state anche abbastanza fortunate, perché ovviamente essendo quello l'orario, in treno avevamo deciso comunque di dormire e ci eravamo messe la sveglia tipo un quarto d'ora prima dell'arrivo effettivo del treno, che c'era stato non lo so, mi manca la parola, predetto, diciamo così. Fortunatamente avevamo messo la sveglia, perché in realtà siamo arrivati praticamente 2 minuti dopo che la sveglia ha suonato, quindi se in realtà ne avessimo continuato a dormire probabilmente chissà dove saremmo finite. E quindi niente, già lì, botta di fortuna, siamo scese e niente, insomma siamo arrivate sane e salve. Proprio in quell'occasione, appena arrivati in quella stazione, abbiamo avuto modo di conoscere la preside della scuola in cui avremmo insegnato, che sarebbe diventata in seguito la nostra host mom, quindi la nostra mamma finlandese. Essendo l'orario, diciamo, quello, insomma, era un po' presto ancora, fondamentalmente, un po' presto per tutti, e considerato che noi avevamo viaggiato e che comunque eravamo sveglie, non lo so, da 24 ore praticamente, perché insomma quelle 2 ore in treno non è che avessero, sicuramente avevano un pochino aiutato, ma non è che
avessero proprio risollevato il morale della truppa. E quindi insomma, grazie a Dio, visto l'orario, la preside, la nostra host mom, ha avuto pietà di noi e ci ha portato direttamente all'alloggio, il primo alloggio. Nel primo video l'avevo specificato, inizialmente saremmo state collocate in un alloggio vicino alla scuola dove avremmo insegnato, mentre dopo le vacanze d'autunno saremmo state collocate in una famiglia finlandese insieme, nella stessa famiglia. Però fino ad allora saremmo dovute comunque rimanere in questo alloggio vicino alla scuola, e lei ci ha portato direttamente lì. Inizialmente io mi aspettavo di trovarmi in un alloggio comunque separato, una specie di, non so, veramente alloggio universitario, qualcosa del genere, comunque un appartamento a parte. E invece era una cosa fichissima, perché la preside aveva organizzato tutto in modo tale da chiudere un'ala della scuola e adibirla proprio a un mini appartamento per noi. Praticamente ci siamo trovate a vivere dentro la scuola, una cosa fichissima, perché comunque avevi veramente è tipo il sogno di ogni ragazzino, no? Tipo entrare a scuola quando è chiusa o la sera, insomma, e invece abitavamo dentro, peraltro vicino alla palestra, bellissimo. E appena siamo arrivate lì ci siamo rese conto comunque che l'alloggio era dentro la scuola, quindi già ci aveva fatto tipo wow, un sogno che si realizza. La nostra host mom, super carina, ci aveva organizzato tutto, aveva veramente arredato quest'aula, perché era un'aula prima, e proprio a mini appartamento, quindi ci aveva fatto trovare 2 letti singoli, i comodini, il tavolo per mangiare. Poi non lo so se è una cosa comune in Finlandia, ma in questa scuola, in quell'aula adibita ad appartamento per noi, c'erano 2 bagni con le docce, quindi noi avevamo fondamentalmente un bagno a testa, ciascuna con la propria doccia, quindi era perfetto, era veramente comodo, e noi eravamo stracontenti obiettivamente. Poi in quel momento eravamo ancora più contente, perché eravamo talmente stanche che l'idea di poter finalmente dormire un pochino e abbracciare il materasso era veramente top. Confinante con la nostra aula camera c'era poi infine la cucina, che era provvista di tutto, quindi avevamo la macchina del caffè, il forno, i fornelli, il frigo, tutto. Perché? Perché lì in Finlandia continuano a fare una cosa che noi non facciamo più non so da quanti decenni, che è l'economia domestica, perché loro continuano a fare queste cose, mentre noi qua in Italia abbiamo deciso di togliere tutto. Abbiamo tolto economia domestica, educazione civica, geografia, storia dell'arte, tra un po' toglieremo anche l'italiano, e siamo bravissimi noi qua, insomma. Quindi lì avevamo veramente tutto, eravamo proprio delle regine. Insomma, tutto per dire che fondamentalmente era meglio di quanto mi sarei aspettata. Poi vabbè, una volta lì siamo rimaste un paio d'ore nell'alloggio a dormire, abbiamo proprio chiuso tutte le tapparelle, ci siamo messe il pigiama come fosse proprio notte, e abbiamo dormito un paio d'ore, perché poi comunque avevamo un appuntamento sempre con la nostra host mother barra preside per una specie di incontro introduttivo. E devo dire che quelle 2 ore su un letto vero hanno fatto veramente la differenza. Certo, non eravamo proprio fresche come delle rose, però almeno avevamo dormito un pochino, quindi dopodiché anche lì è andata benissimo. 2 ore dopo la preside ci ritorna a prendere per non tanto un colloquio conoscitivo, perché comunque noi ufficialmente ancora non eravamo state introdotte nella scuola, né tantomeno presentate agli studenti. Era più che altro una giornata introduttiva, conoscitiva, per cominciare, diciamo, a conoscersi e a stabilire un contatto e un rapporto, diciamo, con lei e con il compagno, che comunque fino a dopo le vacanze d'autunno sarebbero state la nostra host family in qualche modo. All'inizio, guardandosi un pochino intorno, obiettivamente la località non sembrava offrire particolarmente tante attività, e questa era una cosa che inizialmente ci spaventava, ma una volta lì, vi giuro, non lo so, non era più importante, anche perché poi quello stesso giorno la preside ci ha portato a fare un giro di questa piccola località, portandoci in un luogo particolarmente bello che sta veramente vicino, che si chiama Avasaksa, ed è un posto dove fondamentalmente si possono fare campfire, quindi tipo dei barbecue, dove ci stanno comunque tutta una serie di punti di incontro, ed è veramente molto carino. In quel periodo ancora non c'era la neve, ma anche senza neve era veramente suggestivo, e in quel momento obiettivamente, se prima eravamo preoccupate del non sappiamo cosa fare qui, in quel momento
ogni dubbio, devo dire la verità, è sparito. Insomma, quella giornata ancora oggi la ricordo veramente come una giornata molto molto carina. Ho dei bellissimi ricordi legati a quella giornata. Mi ricordo che facendo, diciamo, comunque anche un giro in quella località ci eravamo anche mangiati i mirtilli, perché poi in questi posti tipo crescono mirtilli dappertutto, e quindi insomma ce li siamo mangiati proprio raccolti da terra, strabuoni. Siamo stati anche a Evertornea, non sono sicura della pronuncia, non me lo ricordo, però insomma è una località che si trova proprio a cavallo sul confine tra Svezia e Finlandia. Ed è, diciamo, quindi siamo state anche in Svezia in qualche modo in quel momento, perché comunque abbiamo attraversato il confine, ci siamo messi proprio davanti al confine, c'è un cartello su un ponte, e carino, veramente carino. Poi particolare perché comunque tipo c'è del fuso orario tra la Svezia e la Finlandia, perché mentre la Svezia sta sullo stesso livello dell'Italia, la Finlandia sta un pochino più in là e quindi ha un'ora in più rispetto all'Italia, quindi magari la gente che lavorava in Svezia ma viveva in Finlandia, o lavorava in Finlandia ma viveva in Svezia, insomma in quella località diciamo pure il fuso orario, insomma un casino, però veramente particolare, carino. Vabbè, insomma, i giorni passano, i primi giorni in particolare erano più che altro per abituarsi un po' all'idea. E anche se, come dicevo all'inizio, sembravano non esserci particolarmente tante attività, abbiamo poi scoperto che la scuola all'interno della sua palestra organizzava veramente tantissime attività, quindi noi potevamo partecipare grazie anche all'aiuto della nostra host mom, la preside in questo caso, e avevamo avuto la possibilità di partecipare senza costi alle lezioni, quindi abbiamo, diciamo, avuto modo veramente di riempire il tempo e di fare veramente tante cose. E insomma in quel momento, diciamo, i primi giorni li abbiamo un po' usati per abituarci, e devo dire che in realtà non è che ne sono serviti tanti, perché ci siamo abituate praticamente subito. Ad un certo punto, qualche giorno dopo, se non il giorno dopo che siamo arrivate, siamo state introdotte e diciamo presentate agli studenti ufficialmente, perché fino ad allora comunque noi non avevamo ancora iniziato la nostra, le nostre attività all'interno della scuola. E niente, avevano organizzato una specie di incontro con tutti gli studenti di questo liceo per presentarci. Non vi dico innanzitutto l'imbarazzo, perché io non sono una persona che tipo si mette là a parlare, a fare, quindi mi sono trovata di fronte a un sacco di ragazzetti che poi io lo so pure com'è quando sei un po' più giovane, che insomma è un po' così, quindi diciamo imbarazzo 100%, vabbè, però molto carino insomma, e anche perché comunque era stato organizzato tutto un po' per ufficializzare comunque il nostro arrivo, un po' anche per magari invogliare altri studenti a segnarsi al nostro corso, perché comunque noi già avevamo degli studenti segnati al nostro corso, però magari comunque conoscendoci e sentendo quello che avevamo da dire e il nostro progetto, magari altri avrebbero voluto aderire, e infatti così è stato per qualcuno. Mi ricordo che in questa occasione, mentre la preside comunque ci introduceva, ci presentava e parlava con loro, diceva comunque sia quelli che erano i nostri progetti, e soprattutto a un certo punto ha parlato di quella che sarebbe stata la nostra sistemazione, specificando che dopo appunto le vacanze d'autunno saremmo dovute andare come ospiti in una host family, che questa host family era la famiglia del professor X, che noi per comunità chiameremo Mario. E quindi niente, quando questi ragazzi hanno sentito il nome di questo Mario, non vi dico, cioè si è scatenato tipo un attimo di silenzio e panico allo stesso tempo, perché tipo vedevi che questi ragazzi stavano tutti in silenzio, che si guardavano tipo mio Dio, ma davvero? Altri che ridacchiavano, insomma io mi ricordo che quella scena mi è rimasta tipo impressissima, perché ho detto, cioè, perché fanno così, che è successo? E mi ricordo che ne parlai immediatamente con la ragazza che stava poi vicino a me, anche perché poi bellissimo parlare una lingua che non ti capiscono, non tanto per insulti, ma proprio perché ti senti più libero di dire quello che vuoi senza essere inopportuno. Vabbè, insomma, fondamentalmente le dissi, cioè, ma tu ti sei resa conto della reazione che hanno avuto? Cioè, ma perché? Che cosa sarà? Che cos'è? Che è? E lei mi ricordo che mi disse ingenuamente, perché lei è una di quelle persone strabuone che vedono sempre il buono delle persone anche dove magari non c'è, che mi disse, proprio in breve, ovviamente non me lo disse così, mi disse, ma magari hanno avuto questa reazione perché, che ne so, magari il professore è uno buono, è uno fico, che ne so. E io rimasi un pochino interdetta, perché
sarebbe stato bellissimo se questa fosse stata la vera ragione. Ma a me non sembrava per niente così, quindi io ero tipo, ma guarda, non credo che questa sia la reazione per una cosa, vabbè, insomma, mi ero rimasta proprio qua, ma dopo, vabbè, ok. Ed eravamo andate avanti, poi quel giorno non avevamo avuto lezione, era semplicemente stata introduttiva e vabbè. Poi, vabbè, i primi giorni erano stati un pochino per abituarci finché poi appunto non abbiamo cominciato le lezioni e lì così via. Vabbè, insomma, quindi come detto, i primi giorni erano diciamo un pochino più di assestamento per abituarsi, insomma, e non ce n'è voluto neanche tantissimo perché poi alla fine appunto avevamo veramente tante cose da fare, come avevo già specificato prima, tra cui appunto vivendo proprio all'interno della scuola avevamo scoperto che appunto la scuola aveva tutta una serie di corsi e noi potevamo partecipare grazie alla preside gratuitamente a questi corsi e avevamo la possibilità appunto di partecipare a cose come danza, floorball, a cui abbiamo fatto schifo, ma questo è un altro discorso. Danza finlandese, danza normale, palestra, insomma avevamo veramente tante opportunità e diciamo non avevamo un momento libero, noi pensavamo che avremmo avuto un sacco di tempo libero, in realtà no, e ce l'avevamo anche portati i libri per studiare, ma potevamo anche lasciarli a casa obiettivamente. Diciamo che questa cosa era anche un pochino, stupiva anche un pochino le persone intorno a noi, perché anche chi abitava lì diceva, cioè ammazza, questi hanno un sacco di cose da fare più che a uno, assurdo, ma com'è possibile, vabbè. E quindi noi eravamo veramente contente di questa cosa, obiettivamente. Insomma, devo dire che la situazione in cui noi ci trovavamo era veramente ottimale, anche perché avevamo la nostra privacy, perché come avevo detto prima, diciamo comunque noi la prima settimana saremmo dovute, le prime 2 settimane saremmo dovute stare in questo alloggio in cui non avevamo una host family, eravamo semplicemente io e l'altra ragazza e basta. E avevamo, diciamo, che secondo noi questa era una situazione ottima perché comunque avevamo la nostra privacy, ma noi non eravamo mai davvero da sole. Avevamo sempre comunque, cioè durante il giorno c'erano gli studenti, la sera spesso stavamo dalla preside a cena o comunque uscivamo con loro. Però diciamo al rientro a casa, anche semplicemente la sera per guardarsi un film o riposare, avevamo comunque la nostra tranquillità e questo era ottimo, cioè devo dire che era veramente, sì, ottimale. Oltretutto credo che questo si sia verificato perché comunque la preside non era stata selezionata come host family, cioè noi eravamo comunque sotto la sua responsabilità, però non era stata selezionata proprio come host family ufficiale, quindi comunque non ci si era organizzati per eventualmente andare a vivere con loro, cosa che comunque mi sa che non era possibile al tempo, un po', a parte il fatto che comunque dopo 2 settimane ce ne saremmo dovute andare, quindi magari non era neanche pratico, ma poi non sono sicura che magari loro avessero effettivamente la disponibilità di poterci ospitare a casa loro. Ad ogni modo la situazione era ottimale per entrambi, anche perché poi comunque noi veramente passavamo tantissimo tempo insieme durante tutta l'opportunità, durante tutto il tempo passato lì. Abbiamo passato cene insieme con le nostre taco evenings, coffee time, anche perché lì comunque bevono tantissimo caffè, sono il primo paese per consumo di caffè, chiaramente è un tipo di caffè diverso da quello italiano, però è sempre caffè, quindi niente, insomma passavamo veramente tanti momenti insieme. Inoltre il nostro host dad, il nostro papà finlandese, aveva e ha la passione per la pasticceria e nel periodo che siamo stati là, visto comunque che passavamo veramente tanto tempo insieme, ci ha anche insegnato a fare dei dolci tipici locali, che sono le Kanelbuller, che sono strabuone, ma sono veramente, che ve lo dico fa, lasciamo perdere. Oltretutto, tipo, lui era in fissa con la Coca-Cola, quindi abbiamo bevuto una cifra di Coca-Cola e tutto, e è stato lui a consigliarci di buttare la birra sulle rocce ardenti della sauna. Ora, io non bevo birra, quindi onestamente, cioè, tipo, mi fa abbastanza schifo proprio il sapore. Quindi ero abbastanza scettica, tipo, ma perché dobbiamo buttare? Non ho capito, cioè, boh. E quindi, però tipo lì ci ha detto, oh, no, fatelo, è bellissimo, buonissimo. Ho detto, boh, vabbè, proviamo. Abbiamo buttato sta birra sulle rocce ardenti della sauna. Cioè, da bere ve la regalo, ma potrei veramente per metterla nella sauna a litri. Cioè, veramente pazzesco, non ci sono parole, guarda. Però diciamo che comunque io e l'altra ragazza eravamo un pochino dispiaciute in un certo senso, perché tutta quella tranquillità, la nostra privacy, le nostre abitudini, il rapporto costruito con quella famiglia lì era una cosa che inizialmente sembrava dover
essere destinata a finire comunque nel breve termine, anche perché comunque, come ti ho detto, a un certo punto ci saremmo dovute trasferire. Cos'è successo però? Un giorno eravamo nella nostra casa, nel nostro appartamento, quello della scuola. Era sera, quindi in realtà non c'era più nessuno a scuola e quella sera lì non avevamo avuto modo di poterci incontrare con la nostra prima famiglia ospitante, perché avevano degli impegni, quindi io e l'altra ragazza l'avevamo passato comunque lì in tranquillità a guardarci Lost, che peraltro io ancora non ho finito perché senza di lei non riesco a finirlo e quindi non so, cioè so come va a finire ma non ho mai visto tutto, quindi vabbè, in quella circostanza mi ricordo che era sera, non c'era nessuno se non che qualcuno a un certo punto ci bussa alla porta. Ho fatto, cioè, ma chi è? Ma chi è a quest'ora? A un certo punto lei va ad aprire e si presenta quest'uomo, un uomo basso, comunque basso per essere un uomo, nel senso che era alto più o meno come me. Io sono alto 1,60 m, lui sarà stato 1,65 m, non lo so, o forse 1,60 m anche lui, comunque non era particolarmente alto, era abbastanza robusto, muscoloso, un po' tarchiato e aveva dei capelli color platino invidiabili, cioè che io pur di avere li vorrei dei capelli così bianchi, naturali, belli. E insomma si presenta e tipo era Mario fondamentalmente, era lui, si presenta ed era il professore che lavorava nella nostra stessa scuola, che noi non incontravamo perché aveva una materia molto lontana dalla nostra. Niente, si presenta, io sono quello da che sarà la vostra host family, volevo conoscervi, insomma, lì per lì era anche tutto molto carino, nel senso comunque che si vedeva che lui voleva effettivamente conoscerci, che era lì comunque per presentarsi. Però io vi giuro non lo so perché, non ne ho idea, mi è bastato guardarlo che non so se a voi vi è mai capitato, ma mi è salito un brivido d'ansia su per la schiena, cioè non mi piaceva proprio, io non lo so perché, mi dispiace perché poi magari è una bravissima persona, io non lo so, ma no, non ce l'ho, cioè è stato proprio più forte di me e poi in seguito credo che io avessi ragione e niente, quindi insomma ci si presenta un po' così, però era un po' più, cioè se all'inizio sembrava che lui fosse lì per presentarsi, per carineria, poi a un certo punto è sembrato più una questione di convenzione sociale e niente, insomma lì si è presentato, fa ciao sono Mario, io e mia moglie vi ospiteremo, l'allero, però dopo le vacanze d'autunno perché noi prima dobbiamo andarci a fare un viaggio in Italia. Vabbè, ok, cioè, andate in madrepatria, ok, ciao, va bene, e pazienza, cioè, va benissimo. E allora lì ci dice, però, insomma, se volete, uno di questi giorni magari venite e ci prendiamo una cioccolata calda a casa nostra e ci conosciamo tutti. Ansia, cioè, io avevo l'ansia, non lo so perché, vi giuro, non ne ho idea, non mi era mai successo una cosa del genere, ma c'avevo proprio l'ansia. Nel momento in cui lui se ne andò, io ne parlai subito con la mia, chiamiamola sorella finlandese, che gli ha fatto, cioè, no, io non ci voglio andare a vivere da lui, mi dispiace se vuoi farci tu, ma io non ci vado, non mi piace. L'altra ragazza invece, diciamo, si era lasciata un pochino più trasportare, diciamo che lei, come ho già detto inizialmente, è una persona che tende a vedere il lato buono più o meno di tutti, anche se questo non c'è. Magari c'è, però non lo so. Comunque, in quel momento lei mi diceva, ma no, ma ti pare, ma no, ma è soltanto una tua impressione e così via. Però diciamo comunque abbiamo cominciato a parlarne, anche perché comunque io ero abbastanza decisa a non volermi trasferire, non esiste. E quindi parlandone, io devo essere onesta, in qualche modo mi sentivo anche in colpa, perché obiettivamente non è che a me mi avessero fatto niente di male, però era una sensazione mia a pelle, io non ci potevo fare niente, no, volevo trasferirmi. Fatto sta che, diciamo, il tempo passa, comunque avremmo avuto ancora un pochino di tempo per decidere. Nel frattempo viene creato un gruppo su WhatsApp da questo professore qui, dove ci aggiunge a noi due e anche la preside, e dove ci manda continuamente messaggi per farci vedere che lui è in Italia, manda foto su di lui in Italia. Se da una parte era carino perché poteva essere, diciamo, un modo per condividere la cosa, dall'altra parte sembrava anche un pochino un'ostentazione della cosa in sé, però capisco anche comunque la voglia di condivisione di un viaggio, quindi in quel caso forse sono stata un pochino io a vedere il lato negativo della cosa, dove magari non c'era. Comunque io avevo l'ansia, per me qualsiasi cosa in quel momento andava a giustificare la mia ansia, quindi era così. Vabbè, fondamentalmente arriva il giorno in cui ci invitano per quella famosa cioccolata calda e conosciamo anche la moglie, conosciamo la casa e tutto. E
niente, diciamo che in quella serata siamo stati anche bene, obiettivamente, sono stati super carini, molto accomodanti, però anche lì sembravano più che altro semplici convenevoli, anche perché una volta che noi siamo venute via da lì, obiettivamente noi non abbiamo più avuto contatti, cioè lui, a parte mandarci delle foto sul gruppo di WhatsApp, non è che ci salutava mentre stavamo a mensa o ci veniva a parlare o ci invitava da qualche... cioè no, noi per settimane non abbiamo saputo niente di lui, se non quel ehi ciao sono Mario, venite a prendervi una cioccolata calda da me, siamo andati a prendere la cioccolata calda, poi è sparito, cioè quindi pure lì sembravano veramente dei semplici convenevoli, e lì per me era una conferma che io non ci sarei voluta andare, perché comunque, cioè, se tu mi devi ospitare, sei stato selezionato come famiglia ospitante, dal momento in cui tu ti offri di ospitare delle persone straniere a casa tua come host family, quindi comunque due ragazze molto più giovani di te, è anche il caso comunque di crearci, di instaurare un contatto, un rapporto, cosa che comunque al di là del ciao sono Mario, venite a prendere una cioccolata calda da me, cioccolata calda, serata della cioccolata calda e qualche messaggio su WhatsApp, non è avvenuto niente di tutto questo, quindi obiettivamente a me non stava molto bene. E poi comunque, ripeto, con l'altra famiglia noi avevamo veramente instaurato un rapporto bellissimo, avevamo la nostra routine, le nostre piccole cose, insomma tutti insieme, ci piaceva, quindi per me era un no Maria, io esco. A un certo punto anche l'altra ragazza, visti determinati atteggiamenti, aveva cominciato a ricredersi e quindi anche lei a non essere più effettivamente convinta di voler andare a vivere in quella famiglia lì, perché comunque, come dicevo anche io, cioè appunto, insomma, se sei la nostra famiglia ospitante, quantomeno nelle prime 2 settimane cerca un contatto, cerca di instaurare un rapporto, così come hanno fatto anche come hanno fatto anche la nostra host mom e il nostro host dad della prima famiglia ospitante. Quindi diciamo eravamo rimasti anche un po' delusi da questa cosa, obiettivamente. Poi tutta una serie di cose un po' inconvenevoli, un po' l'ostentazione, insomma in linea di massima ci siamo cominciati a confrontare e a trovare un pochino più d'accordo per motivi più o meno diversi, finché un giorno ci siamo messe proprio a parlare, anche perché obiettivamente la casa di Mario non era particolarmente vicina a scuola, quindi anche soltanto il doverci svegliare per andare a insegnare lì avrebbe comportato 40 minuti ad andare e 40 minuti a tornare. Ed è vero che noi siamo arrivati a fine settembre, che ancora non c'era la neve, però a un certo punto è anche arrivata. Oltretutto in Lapponia in quel periodo comincia ad arrivare la notte polare, quindi le giornate si fanno sempre più corte finché non sorge più il sole. È cominciato ad arrivare la neve, il ghiaccio, il freddo, insomma non era effettivamente particolarmente comodo. Oltretutto, se noi avessimo deciso di andare a casa di Mario a vivere, al di là della comodità nel raggiungere o meno la scuola per insegnare, la verità è che saremmo rimaste obiettivamente isolate, perché comunque non era vicino a scuola, non era vicino a niente che potesse offrire delle attività, quindi comunque noi non avremmo neanche potuto partecipare alle attività serali che la scuola offriva e che la preside ci aveva concesso di frequentare a titolo gratuito. Quindi diciamo che in quel momento, al di là delle nostre remore iniziali, in quel momento obiettivamente l'aspetto pratico è diventato più importante e quindi avevamo deciso unanimemente, finalmente, che non saremmo andate a vivere lì. Volevamo parlarne con la preside, se non che un giorno io mi trovavo nello studio della preside per un motivo diverso, non era esattamente proprio quello il mio intento, non era quello di parlare con lei, se non che si crea un discorso analogo e approfitto, anche se purtroppo l'altra ragazza non era con me, per tirare fuori l'argomento, esprimerle le mie perplessità, anche perché comunque avevamo raggiunto un livello di confidenza che mi permetteva di dirle tutte le mie perplessità, le mie sensazioni e oltretutto esprimendole anche il fatto che obiettivamente a livello pratico non era estremamente comodo, che avevamo paura di rimanere isolate e lei effettivamente condivideva questo aspetto, obiettivamente ci diceva, obiettivamente anche lei diceva, quante volte ho detto obiettivamente? Insomma, anche lei diceva che a livello pratico non era effettivamente una soluzione molto comoda e che se noi avessimo voluto, oggi ho problemi anche con la grammatica italiana, perfetto, che se avessimo voluto, saremmo potute rimanere lì definitivamente, sicché mi sembrava la soluzione più adeguata, cioè nel senso comunque
Questo avrebbe significato comunque rimanere in una zona in cui avremmo avuto molte più possibilità, sicché sono poi andata a parlarne direttamente con l'altra ragazza e quindi era diventato ormai ufficiale. Fondamentalmente avevamo deciso di rimanere lì, abbiamo quindi vissuto per 2 mesi dentro la scuola e abbiamo deciso di incoronare la preside e il compagno come nostra famiglia ospitante ufficiale, e loro sono stati veramente molto contenti e molto entusiasti comunque di diventare la nostra host family. E niente ragazzi, questa è come è andata effettivamente la storia per quanto riguarda la scelta della nostra famiglia ospitante, che in realtà non doveva essere una scelta nostra, ma alla fine anarchia, abbiamo fatto come ci pareva e abbiamo fatto bene, perché è stato grazie alla nostra poi vera e unica famiglia ospitante che la nostra esperienza lì in Finlandia si è rivelata essere meravigliosa. Io sono sicura che se poi noi avessimo effettivamente cambiato casa, che fosse per le mie remore o per l'effettiva poca comodità della location, non sarebbe andata altrettanto bene. Quindi niente, devo dire siamo state molto fortunate. Il video però termina qua per oggi. Ho il timore che questo video sia molto più lungo della prima puntata, spero di no. Ci vediamo al prossimo video. Io spero di riuscire a caricarlo quanto prima possibile, ma con gli esami alle porte obiettivamente non so se mi sarà possibile, quindi vi chiedo pietà per la mia totale incapacità nel gestire questo spazio. Però finché avrò gli esami universitari, che sono sempre in mezzo, sempre alle porte, più o meno sarà così. Ad ogni modo, se questo video vi è piaciuto, mettetemi un mi piace cliccando sul like button qua sotto, lasciatemi dei commenti se vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!